Di nuovo in sala 1. Di nuovo in sala 1. Perché Giulio? Perché guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia questo bel oggettone. Sì. Qui stiamo parlando di un amplificatore della... Ci dobbiamo accucciare? Io mi accuccio perché mi piace tanto. Poi scotta. Poi vi dico perché. Dunque, della americana Boulder, è sostanzialmente l'entry level del catalogo della casa americana, si Meno chiama male, sì. 866 Sì. ed è un integrato con una piattaforma di streaming a bordo. Lo dico perché effettivamente di questo modello si può avere anche la versione priva di piattaforma di streaming, quindi soltanto ingressi linea. Un apparecchio di caratteristiche veramente eccellenti dal Le mie punto di ginocchia, vista sì. sonico. Eccezionali. E poi devo dire, Giulio, è la prima volta, ma poi lo diremo meglio, che un display serve a qualcosa, perché è grande. Questo finalmente è un display grande. Noi abbiamo fatto dei ragionamenti critici sui display a colori piccolini, quelli inseriti su Esatto, tutta la fascia esatto. del frontale dell'amplificatore, che No. nell'uso ci sono serviti a poco. Ci è molto piaciuto quello dell'Access Dell'Access Forte, che però bello, non è grafico, non è è grafico. soltanto alfanumerico. Questo qui è un'interessante ulteriore aggettivazione. è grosso. Tenete conto che questo è un enorme touchscreen, quasi fosse un tablet È quasi un tablet infilato là dentro. Va Ma bene. comunque le caratteristiche interessanti di questi amplificatori, Sono ne tantissime. parliamo, sono tantissime, quindi seguiteci. Subscribe, campanella, non so dove uscirà, tutti i social. Tutti i o quasi, social. non Io sappiamo. posso dire una cosa, io Sì. ne capisco poco, ne capisci di più te ne Vabbè. stai di più occupando, quindi Tra poco forse pure Tricchi Trocchi, chi lo sa. va bene, lo continui a dire. Io non c'ho neanche l'account su Facebook. Questa non è cosa buona e giusta. Lo so. Ciao. Allora, Boulder 866, parliamo un po' del marchio, Giulio, un marchio americano. Dunque, marchio americano che nasce come azienda dedita fondamentalmente alle apparecchiature da studio di registrazione, quindi non connotata come prodotto audio per l'uso domestico. Come Boulder comincia a lavorare intorno al 1984, se non mi ricordo Sì, male, bravo. allorquando di un loro prodotto, un amplificatore di notevole successo, che era il modello 500, venne realizzata la versione AE, Audiophile Edition, mirata al mercato dell'audio domestico. Del resto il titolare dell'azienda aveva individuato una potenziale nicchia di mercato nel settore high-end audio domestico e quindi giustamente ci si è buttato. La cosa che trovo interessante è che però questo marchio Boulder è uno dei pochi marchi del settore high-end che in qualche maniera, da alcuni dettagli, forse proprio da una sorta di look and feel degli apparecchi, mantiene questa connotazione pro. Ci sono dei dettagli, ad esempio, che sono fantastici. Sì. Non utilizzano serigrafie, perché le serigrafie si possono rovinare nel corso del tempo. Se ci fate caso... No, cambiamo camera e ci genuflettiamo. Eccoci qua. La scritta Boulder, come del resto anche tutte le scritte che stanno sul pannello posteriore, e che vedremo dopo, questa è incisa, non Sì. è serigrafata. Ma anche qui vedi i disegnini, dei comandi, volume, player, esatto. così non si cancella. Sì, non si cancella, non è. E sono quindi apparecchi che effettivamente hanno questa costruzione molto robusta, molto solida, proprio evidentemente pensata per l'apparecchio che deve supportare dei maltrattamenti, come succedono, poveretti, agli apparecchi destinati al settore professionale. È chiaro che sono apparecchi che provengono dal settore del professionale tutt'altro che economici, ecco, questo va subito inquadrato, no? Perché un Boulder, questo è il Boulder entry level e già costa. quasi. Però attenzione, qui va fatto un piccolo distinguo. La linea di produzione Boulder attualmente è divisa su diversi settori, diverse fasce. Questa è la fascia entry level, le altre fasce sono effettivamente estremamente costose.
Però l'idea che loro hanno avuto relativamente a questa linea qua è quella di sacrificare alcune caratteristiche, ma potersi permettere di proporre un apparecchio, certo non economico, ma comunque a un pubblico di audiofili molto più ampio rispetto a quello che non accade invece con Certamente, le fasce, certo, certo, del resto elevato. lo abbiamo visto a Monaco e magari ci sarà anche un'immagine in sovraimpressione di un finale, adesso un top di gamma, non ricordo la Sarà sigla, la serie 2000 che probabilmente. ha come presa 220 la presa celeste trifase, quindi diciamo si fanno subito... La potete vedere, la sì. potete vedere sul catalogo Boulder. Questo amplificatore integrato è il sostituto del modello precedente che si chiama, non a caso, 865, laddove questo si chiama 866, un modello che è stato in produzione dal 2007 fino a un paio d'anni fa, quando è stato sostituito da questo, che lo sostituisce soltanto dal punto di vista del catalogo come numerazione, ma effettivamente sono due apparecchi profondamente differenti. Ecco, c'è anche da dire che è un'azienda estremamente seria, perché è vero che ha un catalogo costoso particolare, ma è anche vero che i prodotti rimangono poi a catalogo tantissimo tempo e quindi è preservando l'investimento cospicuo fatto cospicuo che uno fa. dall'appassionato. Un'altra cosa che io ho trovato intelligente è questa. Questo apparecchio viene offerto in due versioni: la versione soltanto linea e invece la versione con la piattaforma di streaming a bordo, che è questa che ci è stata gentilmente mandata in prova da Audiograffiti, Sì. e che è invece dotata di una piattaforma di streaming e di un DAC. Perché dico che è intelligente? Perché a questo livello è molto probabile, plausibile, che l'appassionato disponga già di un DAC, magari di un DAC di fascia buona, e quindi perché no proporgli soltanto l'integrato Certo. linea e lui si continua a utilizzare il suo DAC. Qualora invece così non fosse, ecco qui che c'è questa possibilità Tra l'altro, dell'apparecchio con la piattaforma di streaming. con a bordo. differenze di prezzo. Rialziamo. Aspetta, ok, rialziamoci. Con differenza di prezzo relativamente bassa, perché qui parliamo della versione solo amplificatore appena sotto i 20k. 19,850. Esatto, e con streaming e DAC. 21,700. Quindi vuol dire che per 2000 euro io compro sia una piattaforma di streaming che un DAC interno, Io un DAC mi tra l'altro immagino buono, già a molto questo buono. punto la osservazione polemica di quello che dice: ma come, su un amplificatore da 19,850 mi ci metti sopra un DAC da 2000 euro? Calma, perché effettivamente le prove le abbiamo fatte, abbiamo confrontato Esatto. la macchina pilotata dal Playback MP-D8, che da solo costa parecchio di più di questa macchina, e la macchina con questo DAC a bordo. Le differenze ve le raccontiamo più avanti. Comunque sia, tenete conto che quando c'è un DAC interno, ovviamente l'alimentazione e il contenitore non si pagano, perché fanno parte dell'apparecchio, quindi è chiaro che la differenza, il differenziale di prezzo si assottiglia molto, diventa molto più piccolo, proprio perché due elementi importanti vengono a mancare. Ricordo che il contenitore incide per quasi il 50% del costo totale dell'apparecchio, quindi non pagare il contenitore, non pagare un alimentatore, ovviamente incidono pesantemente. Volevo dire una cosa, se me lo permetti, sul design, perché allora a me non è che fanno proprio impazzire normalmente i designer americani di certe elettroniche, perché sono o amazing o fantastici, roboanti. Questo design è il design che ha sempre caratterizzato le macchine Boulder, è un design meraviglioso che mi sembra europeo e non americano, perché ha queste fiancate di forma che fanno anche da aletta di raffreddamento, che le prenderesti per un disegno raffinato, disegno industriale. Allora, ecco. questo dettaglio dei dissipatori laterali è qualcosa di cui in Boulder evidentemente vanno orgogliosi, perché nella letteratura di questo prodotto non mancano di farlo notare. Però effettivamente l'oggetto ha una sua personalità, a me piace, devo dire. Ho voluto metterlo sul tavolinetto basso e non infilato dentro al rack, perché sennò non si sarebbe visto. E insomma,
la sua presenza ce l'ha, è molto bello il fatto, lo facciamo vedere nel dettaglio, di questo frontale leggermente inclinato, Sì. che consente peraltro una lettura a distanza di mano del display grande. Quindi, insomma, secondo me questo è molto azzeccato. Una cosa importante da dire di Boulder Sì. è che è uno dei pochi costruttori che tendenzialmente si fa tutto in casa, Esatto. ivi compreso questo cabinet che loro costruiscono nella nuova fabbrica, dico nuova perché da qualche 7-8 anni credo che si siano trasferiti, hanno questa fabbrica grande dove sono in grado di fare PCB, lavorazioni Qualsiasi del metallo, cosa. quindi Quindi è qualsiasi proprio cosa. di manifattura. Ecco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Oh, però io direi che ci riaccucciamo un attimo e facciamo meglio vedere il display, che dici? Facciamo meglio vedere il display, sì, certamente. Anche se, prego, Prego, tu eccomi. accucciati, ma tu ti accucci, ma io vi passo davanti e vi ripasso davanti Ecco. perché ho bisogno di Però prendere io ho bisogno degli occhiali. l'iPad. Ecco, perché le ginocchia ci sono ancora, ma gli occhi, diciamo, vacillano. Display che è un 16 noni, potrebbe essere un 5 pollici, 5 pollici, 6 pollici, no, saprei dire. di più, ho sbagliato, almeno 8, molto grande, che si vede facilmente da lontano, completamente touch, chissà se funziona. Sì, Certo. ecco qua, Potevi perfetto. anche abbassare il volume volendo. Ecco, il volume si abbassa dai due qui, tasti. esattamente, alziamo e abbassiamo. Non so se riuscite a vederlo, mentre lui fa clic clic con il volume, Sì. qui contemporaneamente si muove questo Faccio? Sì, si muove questo simpatico slider sulla app, che è la app Boulder. Fatta App Boulder benissimo. fatta benissimo, ma fatta veramente bene. Allora, immaginate che qua sotto c'è questo slider del volume e io sostanzialmente faccio così e cambia pure qua, vario il volume. Ma è bellissimo il fatto che qua sopra avete la selezione degli ingressi, vedete? Quindi avete network, avete analog, e sentite nel frattempo i relè che cambiano. Ma quello che ho trovato fantastico è che, ad esempio, network, questo qui, è l'ingresso che, diciamo, abilita la porta di rete e che adesso lo rimettiamo nella posizione di prima. Nel momento in cui la macchina si collega, vedete adesso c'è un'icona generica, ma nel momento in cui la macchina si collega a Run, Sì. ok, eccolo qua, ha tirato fuori l'icona Run Ready. Certo. Quindi un'app veramente ben pensata. Al di là della app, è anche molto ben pensata. Alziamoci e cambiamo camera, che Ma dici? sì, è anche molto ben pensata la parte della piattaforma, che fa tante belle cose. Ad esempio, tutti i flussi in PCM che arrivano sulla porta di rete e anche insomma, sulle varie porte digitali vengono prelevati su questa piattaforma e viene fatta l'upsampling a 358.2, cosa che Run puntualmente segnala subito. La macchina è anche compatibile di SD 64 e 128 e è compatibile con il protocollo UPnP-DLNA, quindi la potete pilotare, se non volete utilizzare Run, con JPlay, mConnect, Con quello che volete. una qualsivoglia applicazione di queste qui. Gli ingressi disponibili sono ottico, sono AS-EBU e Ethernet evidentemente. Poi Non c'è il Bluetooth. No, mi sembra che mi non sembra c'è, di no. ma dunque per chi volesse ulteriore informazione, la macchina è abilitata Wi-Fi, ma non monta il Wi-Fi a bordo. Mi spiego. Se volete il Wi-Fi dovete mettere un dongle su una delle 4 porte USB che stanno di dietro e a quel punto la macchina è in grado di tirare su una sua rete. Mi fa piacere notare che nel manuale di istruzioni, che io non ho mancato di leggermi, la Boulder dice: vi siete comprati questa macchina così bella, fate la cortesia, usate il cavo Ethernet e non usate il Questo Wi-Fi. è scritto a pagina 14, secondo capoverso. Allora, quello che volevo solo prima di andare poi allo sventramento, perché chiaramente non sapete quanto sono emozionato nel farlo, è sottolineare come scrivere una
app fatta così bene non è assolutamente banale, per niente. Molti costruttori, anche di blasone, si appoggiano a app già fatte semplicemente personalizzate. Sì. Loro invece hanno fatto un lavoro radicale e quindi bravi, veramente bravi. E un plauso a Boulder per questo, perché è un costo importante, Certo. piuttosto che comprare un'app già fatta e metterci il marchio come fanno in molti. Non stiamo facendo vedere il telecomando perché il telecomando è un oggetto opzionale che nel nostro caso specifico non c'è stato inviato, ma è un telecomando che è basato sull'utilizzazione anche qui di un dongle. Però la Boulder ritiene che effettivamente questa macchina debba essere pilotata dalla app, da Roon, insomma, da uno smart device che funziona diventa del del tutto. Alcune cose relative alla connettività ingressi e uscite di questa macchina. Bravo Giulio. Allora, questa macchina intanto a livello di morsetti di uscita, che state vedendo adesso nell'immagine, è dotata di morsetti realizzati dalla Boulder che accettano solo ed esclusivamente forcelle. Questo è stato molto uncomfortable per Per noi. me è stato uncomfortable perché i miei cavi sono dei cavi che terminano con le banane, ma qui le banane non ce le puoi mettere, quindi abbiamo dovuto fare un po' di... Ho gentilmente fornito alla ditta Salvioni un adattatore trato argenteo perché molto, sennò non andava molto bene. bello. Sì. Le connessioni a livello linea sono 3, 1, 2, 3 e sono tutte e 3 XLR. La macchina è una macchina che è in grado di erogare 200 watt su 8 ohm, 400 su 8. Su 4. Scusate, su 4. Su 4. Quindi va a raddoppio sostanzialmente. Non abbiamo ravveduto nessun problema energetico nel pilotare le Kaia, quindi possiamo ritenere che siano 200 watt reali e robusti. Ecco. Direi che possiamo andare Allo a sventramento. vedere cosa c'è dentro. Ok? Ciao. Ciao. Comincerei dal trasformatore di alimentazione. Giulio, avvicinati, prego. Ti seguo. Vieni qua, vieni. Allora, è leggermente surdimensionato questo toroidale, non trovi? E questo dà in qualche maniera conto dello sforzo titanico che tu hai dovuto fare per portartelo giù dalle scale. Da solo. Questa volta. Allora, questo è di 15 cm di diametro. Ma forse riusciamo anche a farle vedere l'altezza che... Insomma, è tanta roba. È tantissima roba, Tanta è roba. enorme. È Sì. enorme. Ma la cosa più interessante, oltre a questo titanico trasformatore di alimentazione, è il trasformatore altrettanto grande che alimenta i servizi. Quindi il DAC, i circuiti di preamplificazione, che è enorme anch'esso. Guarda, qua ci alimenti un piccolo integrato forse. C'è scritto a quanto esce? 17 volte e mezzo, 17.5 volt ampere per 2. Condensatori di filtro da 100 volt 4700 microfarad, quindi mi viene in mente che l'alimentazione sia 80-080 o 70-070, ma facciamo vedere qui dove abbiamo la sua controparte dall'altro lato. Sì, ma contiamoli perché qui sotto, ecco, vedi? vediamo se riesco a insinuarmi sotto. Più o meno sì, va bene, se no i followers stanno qua sotto. si Ecco. fideranno, forse se lo prendi da qua, guarda. Comunque sono 1, 2, 3, 4, 5, sono 6 condensatori di filtro, 3 e 3 per ogni Bancata. canale, esatto, quindi per ogni bancata che sono contenuti sotto. Molto interessante la quantità impressionante di transistor finali che ci sono, che sono 16 per ogni canale, 8 di sopra e 8 di sotto. Forse io riesco, Sì, magari da quest'altro lato, sì, io mi tolgo. a far vedere, ecco, questo qua praticamente è l'elemento del dissipatore che li va a chiudere. Esattamente, l'elemento del dissipatore li va a chiudere e tutto in alluminio. Lavorato dal pieno, come del resto ogni singolo pezzo del telaio di questa Esattamente, macchina. distanze di altissima qualità, dove non ci sono componenti SMD, molto molto bello.
questi sono i due DAC, perché infatti c'è il chip analog device. Due schede separate. Esattamente. Oh, e vi faccio notare, vediamo se riesco a inquadrarla, qua al centro dovreste vedere la scritta Broadcom. Se non la vedete vi giuro che c'è. Eccola qua, sono riuscito a inquadrarla, perché effettivamente al di sotto di questa doppia scheda che vedete qui è un Raspberry. Esatto. È una versione industriale del Raspberry, tant'è che questa macchina una volta collegata in rete si annuncia come un Raspberry, che viene utilizzata appunto per tutta una serie di attività di gestione dei servizi. E qui c'è un altro Raspberry, eccolo qua. Oppela. Ponte raddrizzatore sta qui, eccolo qua. Ok. Ok? Queste sono le schede di preamplificazione e di driver, che ovviamente sono due. Ok. Ok? Oh, possiamo far vedere Sì. nel dettaglio. Il pannello posteriore. No, dunque, intanto volevo far vedere il particolare del dissipatore. Sì, bellissimo. Sì, lo vediamo di qua. Esatto. Te lo illumino. Illumino magari dal lato anteriore. Eccolo qua, così si vede pure questo gioco di ombre, molto bello. Mi sposto? Oh, poi possiamo vedere la fascia anteriore, eccola qui. Dove, come abbiamo detto, è tutto inciso e non serigrafato. Sposta di più lateralmente così si vede meglio, perfetto. E a questo punto io resto così genuflesso e tu potresti girarlo e così vediamo il pannello posteriore. Ok. Di nuovo sforzo titanico. Ecco qui. Ed eccolo qua. Adesso voi potrete anche dire che magari sono aspetti accessori e cosmetici, ma vi assicuro che la bellezza di queste incisioni che vi sto mostrando è veramente una cosa che per chi ama questo genere di dettagli è veramente meravigliosa. Sì, addirittura c'è il triangolo del pericolo inciso, impressionante. Vogliamo svitare uno dei morsetti per far vedere come sono fatti? Anche questi è Ecco qua. prodotti in casa da Boulder, sono estremamente grandi, massicci, molto ben fatti, molto ben distanziati e la cosa che a me piace tanto è che non sono sovrapposti ma sono messi uno positivo più esternamente rispetto al negativo che è più interno. Comunque io vorrei lanciare una Petizione popolare. Una petizione popolare per dire che non hai detto assolutamente una stupidaggine, perché questo è per certo il Raspberry che tu vedi e che si annuncia sul network, lo capisco dalle 4 USB che ci sono. Sì, però ad esempio la porta optical e la porta AES lateralmente mi fanno pensare che si tratti di una scheda Raspberry piuttosto stretta, vabbè, ma è stretta quanto è stretta la scheda Raspberry, quindi è inserita probabilmente nell'ambito di qualche cosa che poi porta l'ottico e l'AES di lato. Sì, anche perché ti confermo che ottico e AES sono cablati, quindi per certo vanno là. Sì. Oh, poi sul pannello posteriore c'è questo interruttore, un breaker sostanzialmente. Questo, un fusibile, perfettamente. Interruttore di alimentazione e basta. Oh, e come dicevamo, i bilanciati, le XLR 1, 2, 3 dei 3 ingressi linea. Facciamo vedere solamente l'ultima cosa, il morsetto di massa che sta qua. Oltre alla qualità della fattura, notiamo una assoluta qualità del cablaggio e un ordine interno davvero bello, davvero fatto bene e degno di nota. Io mi fermerei qui, sì, anche perché poi mi verrebbe pure voglia di smontare ancora di più, ma lasciamo perdere. Placati, esatto. Va bene, allora, cari followers, l'uomo che portava la luce in mano. Esatto, ciao. Grazie. Allora, vi piacciamo così accucciati vicino a questo amplificatore? Due deficienti. Due young timer. Sì. Allora, qui mi viene in mente una considerazione che abbiamo già fatto nel primo chuck, che poi abbiamo dovuto cancellare perché la memoria era finita,
che è quella del fatto che quando siamo a questo livello stratosferico, di bellissimo livello di prodotti, conta un po' di più il gusto personale di quanto poi non conta la qualità intrinseca dell'amplificatore, perché l'amplificatore è bellissimo, è piaciuto a tutte e due, ma volendo fare un parallelo con l'altro amplificatore integrato che abbiamo provato, che è il Solution, non mi ricordo la sigla, forse Sì. tutte. Quello è piaciuto un po' più a te e un po' meno a me, viceversa questo è piaciuto un po' più a me e un po' meno a te. Questo per dire che a questo livello non esiste l'amplificatore che va bene e quello che va male, ma semplicemente quello che ti piace di più e quello che ti piace di meno. Sei d'accordo? No, no, sono d'accordo anche perché il paragone effettivamente è un paragone pertinente, visto che i due apparecchi hanno grosso modo le stesse caratteristiche, due amplificatori integrati, più o meno la potenza Cambiamo d'uscita camera. è la stessa, e la piattaforma di streaming ce l'hanno tutte e due, insomma, quindi anche come fascia di prezzo sono sostanzialmente sovrapponibili. Però i caratteri sonici delle due macchine sono piuttosto distanti, laddove il Solution aveva una sua, come posso dire, rigorosità e quasi una certa, mi verrebbe da dire, alterigia, per cui con alcuni generi non si esprimeva al meglio, ma con altri io l'avevo trovato esaltante. Invece il Boulder secondo me è un amplificatore che ha una latitudine d'uso enorme, cioè lo puoi utilizzare con tutti i generi musicali avendo la certezza che sarà suadente, gradevole, energico, ma energico al punto giusto, senza mai strafare, accattivante. Energico, voce molto profonda, abbiamo sentito la voce di Fiorella, bella, profonda, con tutti i registri, emozionante, il pianoforte di Danilo con tutte le sue armoniche, bello, proprio bello, bello, bello. Io peraltro in questo periodo sto seguendo un corso che è piuttosto orientato alla produzione di Sì, registrazioni, quindi sto un po' entrando nel merito del mondo della ripresa più che che della della riproduzione. riproduzione. E mi sto rendendo conto che il parametro della trasparenza, che talvolta noi non capiamo tanto bene che cosa significa, ma interpretato in quest'ottica significa avere una macchina che ti permette di leggere con facilità, senza nasconderlo, la miriade di interventi che vengono fatti durante la realizzazione di un disco, non solo in fase di post-produzione, ma anche in fase di registrazione, quali sono le scelte dei microfoni, del loro posizionamento. Ci sono macchine, tra virgolette, un po' grossolane che tendono a nasconderle. Quelle che noi abbiamo citato, il Solution, ma questo Boulder o piuttosto l'impianto residente qui che vedete qui dietro, sono tutte macchine che ti mettono nella condizione di Certo, di poter leggere apprezzare, il certo. lavoro, oltre che dell'artista, ma anche del mondo del tecnico del suono, ingegneri del suono, registi del suono che hanno fatto il lavoro. E questa è una cosa che, se vi piace questo gioco, è molto Molto appassionante. Il appassionante. Boulder, nella registrazione, ad esempio nelle varie registrazioni di musica sinfonica che io ho ascoltato in questi giorni, ti mette a disposizione una quantità di colori, registri, dettaglio che ti permette proprio di leggerla la registrazione, Sì. di farla tua e anche fare delle ipotesi, magari un po' rischiose, ma tendenzialmente non ci si sbaglia se si hanno gli strumenti di come è stata fatta. Sì. Quindi questa è una cosa Sì. bella. Allora, per i nostri followers, Sì? cambiamo camera, che invece preferiscono un po' che noi gli descriviamo il suono, Sì? un po' come abbiamo fatto anche con le 3/5, la Sì. prova delle 3/5 che pensavamo eh, un po' complicata, invece poi è piaciuta, è stata apprezzata. Beh, però un voto è come se non mi sentissi quasi di darglielo perché questi sono tutti outsider, la macchina... Ma come fai? ma come fai? Cioè, come fai? Poi sì, lo so che questa affermazione genererà lo scontento di quello che dice, sì, ma voi date i voti alti o i giudizi positivi alle cose costose. Ragazzi, però è come se
mi stesse chiedendo, ma la Porsche 911 come la tiene la strada? Come la tiene? Bene. La può tenere male? No. O com'è l'accelerazione della Ferrari Roma? Com'è? Com'è? È tanta roba. Anche questo è tanta roba. Io credo che una descrizione del suono, prima l'abbiamo un po' fatta. Sì. Allora, è di quei suoni, secondo me, caratterizzati dalla completezza. Cioè, non puoi dire quest'area va bene, quest'altra area va meno bene, quest'altra area è diversa. È una macchina che ha una coerenza di impostazione veramente ammirevole. Dall'estremo bassissimo al picco più alto in alta frequenza ha un suo carattere, ha una sua riconoscibilità, ha una sua immediatezza e questo è bello perché questa è una macchina che fa contento il più esigente degli appassionati, quello come dicevo prima che ne mastica anche di registrazione, fino all'ascoltatore casuale che non può che rimanere ammaliato. Esatto, mentre suona e ci si passa vicino, non manca di attirare l'attenzione perché è talmente bello quello che sta uscendo che tu dici, caspita, che bello, che meraviglia. Sì. Ecco. Posso fare un'ultima riflessione? La facci, prego. Prego. Dottor Salvioni. Allora, la riflessione è questa qua. Abbiamo detto che questa macchina è una macchina che esce sia linea sia con la piattaforma di streaming a bordo. Io l'ho utilizzata anche con il playback che vedete qui sopra, che è il DAC, diciamo, nostro di riferimento, che utilizziamo abitualmente. Ora, è chiaro che quello è un DAC che da solo costa più di questo amplificatore. È chiaro che, nonostante ciò che pensano molti di voi, l'inserimento in questa catena di una macchina di quel genere ha fatto la differenza e si è sentito. Ma non potrebbe essere differentemente. Però c'è da dire un però. Questo giustifica l'esistenza di questa macchina in versione linea. Esatto. Però io penso che, come si suol dire, la versione giusta, la versione quella che a me sembra azzeccata, è proprio questa qua. Perché lo dico? Qui non lo dico con il piglio dell'audiofilo che va a cercare di spaccare il capello in quattro. Io lo dico proprio in termini di praticità. Cioè, questa macchina qui è una macchina moderna, completa, che fa la gioia dell'appassionato non audiofilo, dell'appassionato di musica. Non ci sono cavi tranne il cavo Ethernet che vedete qua dietro, il cavo di alimentazione, Sì. i cavi dei diffusori. Punto. Basta. A parte il fatto che a questo livello ognuno di questi 3 cavi che ho detto rappresenta un costo. Senza dubbio. Non ci puoi mettere la presa dell'abajur per comandare una macchina del genere. Ecco, sono proprio d'accordo con te perché io ogni apparecchio che passa qui per me è un ricordo. Io questo me lo ricorderò come un prodotto che lo metto nello scaffale e me lo dimentico per sempre, perché può fare la mia soluzione per sempre. Per sempre. Cioè me lo immagino anche a casa mia che sta lì per sempre perché posso non volere di più. Però questo è un approccio che funziona qualora tu sia interessato non al mondo dell'audiofilo, ma alla musica. Certo. Quindi sono due giochi che sembrano sovrapporsi, ma non si sovrappongono per niente. Attenzione, ripeto, questa macchina qua è un investimento grosso, ma tu te la compri e hai la certezza, anche per come è costruita, questa secondo me se la butti dalla finestra, dal quinto piano, non si fa neanche un graffio, hai la certezza che questa è una macchina che ti accompagnerà da qui a chissà quando. Con un grande valore aggiunto, che non è da poco, che è il fatto che manterrà il valore, perché è un boulder, quindi è una macchina con un pedigree. Esatto, cioè lo ricordiamo, il modello che l'ha preceduta è stato in catalogo dal 2007 fino al 2022, 21, 22, quando è uscita questa qua. Insomma, questa pure è una... Insomma, se uno decide che basta, non vuole più sentire la musica e se la vuole vendere, qualcosina la recupera. Allora, subscribe, campanella. Subscribe, campanella, qua non so dove andiamo a ficcarcelo il nostro subscribe, no, forse secondo me o qui o lì, insomma, da qualche parte lo infileremo. Ok? Grazie di tutto, Ciao. a presto, ciao.